Salve e benvenuti a Gormitology. Io sono Jack Sunslight e in questo video della lore gormitica vi parlerò della serie Gormiti Nature Unleashed. Una serie controversa per varie ragioni. Intanto, per cominciare, la canonicità. Questa è dubbia per due motivi. 1. La mancanza di un fumetto vero e proprio. C'è nel magazine una serie di capitoli, ma è solo un collage delle scene del cartone con dei balloon, dei dialoghi. E come avevamo determinato la canonicità nei video precedenti della lore, una serie è canonica, secondo lo standard utilizzato finora, se ha un cartone e un fumetto, e una serie di giocattoli. Ma c'è anche un'altra ragione per considerarla non canonica, che è la storia. Infatti, la trama si discosta abbastanza dalle serie precedenti e gli unici elementi in comune sono Gorm, la presenza di Magor e del vecchio saggio, con qualche riferimento qua e là. In linea generale non c'è nulla che ci fa ricollegare nello specifico a una serie specifica. Ma anche se questa serie non fosse canonica, resta comunque un prodotto dei Gormiti, che non snatura completamente quello che i Gormiti sono sempre stati, al contrario di una certa nostra conoscenza, vero Gormiani? Questa serie devo dire che la trovo molto interessante, perché unisce idee intelligenti e temi interessanti con tutto il resto di questa serie, che è veramente scarso. Un livello di qualità talmente basso che trovo strano sia stata mostrata su Cartoon Network in quasi tutto il mondo. È stata animata dalla Mondo TV, uno studio d'animazione molto proficuo che ci ha donato capolavori come Tentacolino alla ricerca del Titanic, Padre Pio, Simba Junior ai mondiali di calcio. E questo è anche lo studio che ha lavorato al corto della Luxion, e non pensate che abbiano migliorato di gran lunga l'animazione rispetto a quel corto, anzi. Però la qualità dello studio è compensata dalla sceneggiatura fatta da Man of Action, un gruppo di scrittori americani che hanno lavorato anche a Ben 10. Quindi diciamo non gli ultimi arrivati, e a quanto pare hanno sceneggiato 2 episodi, gli ultimi 2 e basta. Spero di sbagliarmi, il perché lo vedrete. Comunque, come ho già detto, la serie ha idee interessanti, che sono state portate avanti da 26 episodi da 20 minuti, con una trama lineare anziché la solita struttura episodio autoconclusivo, come abbiamo visto con le stagioni della Marathon. Ed è per questo che il video è così lungo, come potete vedere. Ma se non avete visto niente della Nature Unleashed o non vi ricordate quasi niente, vi propongo una cosa. Chiudete gli occhi o guardate da un'altra parte e semplicemente ascoltate questo video fino a quando non vi dico io di smetterla, così che possiate immaginarvi la serie e non vediate come sia stata fatta. Non vi costringo, il video sarà ugualmente editato per coloro che non vorranno. Non vorrei che pensiate che stia cercando di farvi guardare un video non montato, ma credo che questa possa essere una cosa interessante. Potrebbe dare risultati un po' carini, magari sentite la storia della serie e poi vedete le animazioni e decidete voi se questa serie merita oppure no. Detto questo, direi quindi di tuffarci in questo nuovo video lore. Ma prima, sigla! Il nostro protagonista è Agrom, un gormita della terra che è stufo di dover stare rinchiuso nei confini del suo popolo, fatti con mura altissime. Quindi cerca di fare un buco in questa muraglia, da cui però esce una fiammata. È Firespitter, un gormita mandato da Magor, passato imperatore di Gorm, per prendere la pietra che Agrom ha sulla mano. Il nostro eroe riesce a scappare e si dirige alla roccaforte, dove suona le campane per avvisare tutti del pericolo. Ma nessuno gli vuole credere. Nessuno, tranne il vecchio saggio, che appare dal nulla e, a quanto pare, nessuno al di fuori di Agrom riesce a vederlo. Una scena interessante è
Agrom che si spaventa dell'aspetto del vecchio saggio. Ed è ironico e altrettanto realistico, dato che è l'unico, fra virgolette, essere umano che si trova su Gorm. Quindi il suo aspetto è chiaramente mostruoso da un punto di vista di un gormita. Il vecchio saggio spiega ad Agrom la storia di Gorm. In passato, circa 3000 anni prima, Gorm era unita sotto l'imperatrice della natura, ma Magor prese il cuore di Gorm. 4 signori della natura collaborarono e lo sconfissero. Il cuore di Gorm si divise in 4 Gormstone e i signori decisero di dividere il popolo di Gorm con delle altissime muraglie per far sì che questi 4 pezzi non potessero più riunirsi. Magor apparentemente è tornato all'attacco e qualcuno lo deve fermare. Agrom ha una di queste pietre, il che lo rende il principe del popolo della terra, ed è quindi destinato a diventare un grande eroe. Finito il racconto, Firespitter trova Agrom e lo affronta. Durante lo scontro il vecchio saggio mostra al principe come usare i suoi poteri. Prima gli attiva la Gormstone, facendolo trasformare in signore della natura. Poi gli mostra come usare il Quatenus Visor, un oggetto che gli permette di vedere i gormiti invisibili che vivono su tutta Gorm, una sottospecie di atomi senzienti al comando del loro signore. Controllandoli, Agrom può creare quello che vuole, fintanto che sia fatto di roccia, ovviamente. Però sfortunatamente lo vedremo usare questi poteri quasi unicamente per creare un martello, il martello di roccia, e il suo metodo di trasporto, la Rockboard. Una moto d'acqua fatta di roccia e capace di volare. Tutto in uno! Un'altra funzione di questo visore è di vedere veri e propri gormiti specializzati nelle vicinanze e poter chiedere loro di dare una mano. Questa funzione non mi è molto chiara, dato che a volte sono visibili senza usare il visore, altre no. Però diciamo che il visore non viene sempre mostrato, anche se dovrebbe esserci. Comunque, Agrom manda alla fuga Firespitter e decide di seguire il vecchio saggio nella missione di salvare Gorm. Tutti i suoi copopolani improvvisamente hanno alta stima di Agrom e lo vanno a salutare prima che parta. Vedi un po' te, sti opportunisti. Farò il possibile per essere più sintetico per i prossimi episodi, ma non prometto niente. Diciamo che la parte importante di questo episodio è il fatto che Agrom qui usa per la prima volta la sua mossa peculiare, la palla di roccia, che consiste in diventare una palla fatta di roccia. Metterò un contatore degli episodi in cui Agrom usa questa mossa. Nell'episodio successivo Agrom raggiunge le mura del popolo dell'aria. Qui incontra il principe di questo popolo, un gormita a bassetto, con dei capelli verso l'alto, che ricorda ad ogni occasione il suo status di principe e che si mostra scontroso nei confronti di tutti. Esatto, sto parlando di Noctis, da non confondersi con Noctis o Noctis. Comunque, il principe porta Agrom nei territori dell'aria, per menarlo meglio, diciamo. Ci faremo l'abitudine. Ma il re li interrompe e invita il principe della terra alla sala del trono della cittadella. Qui però incontra Andral, un gormita del vulcano che ha appena concluso delle trattative con il popolo dell'aria. Bel callback al grande inganno. In poche parole, Agrom lo attacca, finisce nella prigione sotto la sala del trono. Noctis lo raggiunge perché sospetta di Andral, Agrom si libera, Andral li raggiunge per prendere le loro Gormstone, Agrom mostra a Noctis come usare la sua Gormstone per diventare signore della natura e assieme sconfiggono Andral e i suoi gorbattenti. Poi Agrom e Noctis partono assieme per proseguire la missione. Noctis e Agrom raggiungono la spiaggia. Qui incontrano Piron, un principe del popolo del mare, che spiega loro che non li può aiutare il momento, dato che in giornata verrà scelto il nuovo re che erediterà la Gormstone attraverso una sfida fra i principi. Quindi Piron e suo fratello Daeron si devono sfidare per decidere chi dei due avrà la Gormstone e dovrà regnare sul popolo del mare. Noctis e Agrom intanto notano Firespitter, lo attaccano ma lo perdono di vista. Trovano una stanza con una sfera da cui sentono la voce dell'imperatrice della natura, che si presenta solo come amica del vecchio saggio, ma riapparirà più spesso perché è uno dei personaggi principali della serie.
Nel mentre, Piron si rifiuta di combattere perché non vuole ferire suo fratello. Arriva quindi Fire Spitter. Casini e botte avvengono e Klaxus, un gormita del mare gigantesco che era apparso all'inizio dell'episodio, si arrabbia e divora tutti i signori, incluso Fire Spitter. Nonostante Piron non voglia diventare re, prende la Gormstone e si trasforma in signore della natura. Usa il Quatenus Visor e trova un Klaxus dentro al Klaxus gigante che li guida fuori dal gormita. Piron, appena uscito, diventa tecnicamente re, dato l'utilizzo della Gormstone, ma abdica subito per poter viaggiare assieme agli altri signori della natura e salvare Gorm. Tecnicamente, portandosi dietro la Gormstone, resta re, ma non ci voglio pensare. Agrom, Noctis e Piron arrivano ai territori della foresta, dove vengono costretti dai suoi abitanti a combattere in una fossa contro il loro campione, Tazaru, il portatore della quarta Gormstone, che li sconfigge tutti e tre contemporaneamente. Dopo la battaglia, Petrifus, la forma più vicina a un capo della foresta, invita tutti e tre i principi ad una festa, ma impedisce a Tasarau di venirci, dato che il campione della fossa deve rimanere nella fossa. I principi di Gorm vanno a tirar fuori Tazaru una volta che la festa è finita. Per qualche motivo si dividono e mentre Piron e Noctis si ritrovano attaccati da Seven, un altro gormita del vulcano, Agron viene approcciato dal vecchio saggio che per qualche motivo esce da una zucca. Alla fin fine Seven trova Tazaru, ma viene sconfitto brutalmente. Tazaru dice cosa è successo a Petrifus e decide di seguire gli altri principi nel loro viaggio. I quattro signori di Gorm continuano quindi ad esplorare l'isola. Una notte Agron viene chiamato dall'imperatrice della natura, che afferma di essere luce, e il vecchio saggio la definisce perfino la personificazione di tutti i gormiti. L'imperatrice lo ha chiamato per avvisarlo dell'imminente apparizione di una quinta Gormstone. Ma tutto questo in realtà è avvenuto in sogno ad Agron, e quando prova a spiegare agli altri signori cosa ha visto, non gli credono, e quindi cominciano a picchiarsi. Volevo mettere un counter anche di quante volte si picchiano tutti quanti fra di loro senza alcun motivo, però ho deciso di evitare perché lo fanno troppo spesso, veramente troppo spesso. Comunque, finiti gli scontri, da una pietra si mostra l'imperatrice, che conferma, stizzita, quello che ha detto Agron. Quindi non c'era bisogno di dirglielo in sogno, poteva manifestarsi direttamente. I principi allora cercano la quinta Gormstone e scoprono, picchiando dei gorbattenti del vulcano, che si trova nella piana di Astreg. Dopo 3 ore di Agron che finge di sapere dove andare, raggiungono per qualche motivo la piana di Astreg. O almeno quella dovrebbe essere la piana di Astreg. Ma dall'aspetto sembra semplicemente una parte a caso della foresta, quindi... boh. Lì c'è Magor, che ha già la Gormstone fra le mani. Se la mangia e si potenzia, sconfiggendo tutti e 4 i signori della natura. Ma Magor li risparmia, affermando che Agrom gli ricorda se stesso da giovane. Sarebbe un vero peccato se questa cosa non avesse nessuna rilevanza di trama, vero? Specialmente considerando che Agrom è l'anagramma di Magor. Qua cominciano gli episodi più autoconclusivi. Dato che Magor ha divorato la Gormstone, ciò ha provocato un'onda d'urto, che ha scombussolato le leggi della natura. Di conseguenza l'equilibrio è stravolto, ed eventi che vanno contro le leggi della natura cominciano ad avvenire. Tra questi la nascita di Gertz, che comincia a moltiplicarsi andando contro al primo principio della termodinamica. In qualche modo riescono a far tornare Gertz uno solo e vanno a mangiare, ignorando il fatto che una creatura capace di andare contro le leggi del loro universo è libera di scorazzare per Gorm senza alcun controllo e supervisione. Dato importante di questo episodio è che oltre al fatto che Agrom usa la palla di roccia, appaiono anche per la prima volta il Solar Sailor, la vettura volante di Noctis, e Sebi, l'animaletto di Tazaru, che apparirà in alcuni episodi e in altri apparentemente non esiste. Da sottolineare che questi 2 elementi non sono mai menzionati o mostrati prima d'ora, e i gormiti non fanno alcuna menzione del fatto che è la prima volta che appaiono. Magor comincia a compiere i primi passi per dichiarare guerra a Gorm. Le anomalie continuano, con dell'acqua nei territori della Terra, nello specifico il punto da cui è cominciato il muro del popolo della Terra e punto d'incontro degli elementi di Gorm.
Citazione alla Luxion, in realtà anche nella cartoon c'era questo posto, ma non è rilevante. Parte importante dell'episodio è la disinformazione portata avanti dai Gormiti della Terra sul conflitto di 3000 anni prima. Secondo loro, il Signore della Terra da solo ha sconfitto Magor, e questa disinformazione ha creato razzismo da parte di Spero, un Gormita della Terra, nei confronti dei Gormiti degli altri popoli di parecchio. Questo è world building che mi piace. Ah, e poi i Signori della Natura buttano giù il muro di Berlino, il muro del popolo della Terra per risolvere la situazione o qualcosa del genere. Giusto in quel punto lì. L'attacco di Magor non consiste solo nel generare anomalie passivamente avendo mangiato la quinta Gormstone, ma anche facendoli generare artificialmente con dei macchinari. In questo caso mandando uno dei suoi sottoposti, Fume, a utilizzare uno di questi macchinari sul cuore della foresta. Ovviamente i signori distruggono il macchinario e salvano la situazione. In questo episodio non c'è lore, per niente. Solo un cannone che solidifica il cielo e un Gormita che scorreggia fortissimo. Blart sare sempre nel mio cuore. Altro episodio senza lore sostanziale. L'unica cosa che potrebbe tornare utile è l'esistenza dei Vomika, una tribù di Gormiti del mare senza cuore, e Piron li vuole sterminare tutti. In realtà sono praticamente solo piranha con le gambe. Ah, e poi che il fuoco di Firespitter apparentemente non si spegne nell'acqua. Interessante questa cosa che ci sono sottopopoli all'interno del popolo del mare, che potrebbe anche farci pensare che ci sono sottopopoli in tutti i popoli. Episodio 11. Niente lore. Solo i principi che si menano e si riempiono di insulti razzisti e non, come praticamente ogni episodio finora. Ma stavolta anche i Gormiti del vulcano fanno lo stesso. Parte di world building interessante. I principi, anziché comportarsi da idioti come al solito, si dovrebbero preparare per effettuare le trattative per dispute territoriali fra il popolo della foresta e quello della terra. Il che io suppongo sia una conseguenza di quell'episodio in cui i principi buttano giù il muro del popolo della terra, creando quindi una situazione in cui magari delle piante crescono nei territori della terra oltre al muro e non si capisce cosa di chi. In questo episodio, subito dopo aver fermato alcuni gorbattenti del vulcano che facevano qualcosa come di consueto, uno di loro dà ai signori della natura una lettera da consegnare al fratello di Magor. I principi come al solito cominciano a bisticciare e vengono fermati dal vecchio saggio, che prima li prende in giro, poi li mena tutti, sconfiggendoli tutti e quattro da solo. Si fa dare la lettera e la legge. Poi impedisce ai principi di cercare il fratello di Magor, dato che ci avrebbe pensato lui. Ma i nostri eroi se ne fregano e lo cercano lo stesso. Seguono le scie di energie pure lasciate dal vecchio saggio e arrivano al Monte Vulcano. Entrano di nascosto e raggiungono una sala dove si trova Magor. Poco dopo arriva il vecchio saggio. Tutti i combattenti si inchinano a lui. Il vecchio e Magor si stringono la mano e cominciano a conversare. Non sentendo quel che si dicono, i principi si trasformano per qualche motivo, ma vengono subito scoperti dato che hanno triplicato le loro dimensioni. Pensando sia un traditore, i signori attaccano il vecchio saggio, incoraggiati da Magor. I principi però sentono di star sbagliando e si fermano. Allora Magor prende in ostaggio il vecchio saggio e prima che i signori vengano costretti alla fuga, dato l'arrivo di combattenti del vulcano, viene rivelato il segreto che era stato loro tenuto nascosto. Magor e il vecchio saggio sono fratelli. I signori decidono che devono salvare il vecchio saggio e si dirigono al Monte Vulcano. Una volta dentro, il calore dà loro alla testa, in maniera tale che si innervosiscono con facilità e li fa quindi combattere tra di loro. In realtà non vedo alcuna differenza rispetto alla norma. Questo avviene più volte fino a quando Shebi, l'animaletto di Tasarau, che a quanto pare continua a esistere, assorbe una sorta di fumo rosso che si rivela essere la causa dei problemi. Questo fumo si ripresenterà nei episodi futuri, quindi ricordatevelo. Riescono a raggiungere la sala del trono di Magor e dopo una battaglia con Firespitter si rendono conto che il vecchio saggio non è più lì, quindi se ne vanno.
I signori decidono di allenarsi data la debolezza che hanno mostrato negli scorsi episodi. Ma Magor vuole allenarsi da solo e se ne va. Viene contattato dall'imperatrice della natura, che gli spiega la prossima missione, ma Agron decide di svolgerla da solo. Quindi si dirige nelle terre di Nithia, ma le piante della zona sono in grado di creare illusioni realistiche. Agron deve allora affrontare continui attacchi da visioni dei suoi compagni, di Magor, del vecchio saggio e di Kondo, il suo amico d'infanzia. E nel mentre deve affrontare anche un vero fiume, che lo attaccherà più volte di sorpresa e brucerà la foresta circostante. Agron alla fine si ritrova a combattere una versione oscura di se stesso, che rappresenta ogni sua insicurezza, ogni suo fallimento. Si affrontano e la loro potenza si eguaglia in tutto per tutto. Agron è destinato a combattere contro la sua ombra, contro i suoi errori, contro se stesso fino a quando l'intera foresta non verrà resa al suolo. Ma ad un certo punto arrivano i suoi compagni e grazie al loro aiuto quell'ombra scompare completamente. Poi spengono il fuoco acceso dal fume. L'imperatrice si congratula con Agron per aver sconfitto i suoi demoni interiori. Proprio letteralmente gli dice: hai combattuto contro i tuoi demoni, devi essere orgoglioso di te. Più esplicito di così non si poteva. Invece sì, perché poi gli altri signori di Gorm si chiedono scusa a vicenda per tutto quello che era successo all'inizio episodio, spiegando cosa hanno sbagliato in filo e per segno. Che maniera sottile per dare un messaggio. Chiaramente, dopo il finale smielato dello scorso episodio, questo comincia con i principi che si stanno per menare fortissimo. Il motivo non è chiaro, ma riguarda la chiusura di un portale di fuoco per bloccare Magor all'interno del Monte Vulcano. L'imperatrice appare e dice ai nostri principini che non andrebbe chiuso senza spiegare il motivo. Questa è una cosa che fanno tutti i personaggi di questa serie. Ma i nostri eroi se ne infischiano delle regole e vanno a cercare un modo per bloccare il portale. Ma Noctis, dopo la lite che riguardava principalmente lui, resta da solo nei territori del vulcano. Ed ecco che arriva Andral, che dice di volerlo aiutare. Dopo delle mazzate doverose, finite in parità, ci viene dato un lore drop. Andral lo porta nel cuore di fuoco, il centro dell'energia del popolo del vulcano e fonte dei poteri di Magor. Un tempo la sala era utilizzata per gli incontri diplomatici fra i vari popoli di Gorm, collegata ai vari territori attraverso il Cammino Reale, una serie di tunnel che collegano tutta Gorm. Andral dice a Noctis che vuole diventare il nuovo sovrano del vulcano e soverchiare Magor. Per questo scopo chiede a Noctis di aiutarlo a chiudere i vari passaggi che permettono al calore del cuore di fuoco di venire disperso, così da far accumulare questo stesso calore all'eccesso e causare un'esplosione che distruggerebbe quella sala e attraverso un altro sfiatatoio anche il picco dell'Aquila. Ma se Noctis chiude quello specifico sfiatatoio e tutti gli altri principi bloccano il portale di fuoco, quell'energia finirebbe nella sala del trono di Magor. Andral implica che ciò causerebbe la sua sconfitta, lasciando un posto vacante per lui. Noctis segue il piano di Andral e va a chiudere i sifoni con una sorta di moschetto. Ma quando torna da Andral per avvisarlo di aver terminato il suo lavoro, questo, assieme a Fiume, gli rivela che lo ha ingannato e in realtà ha chiuso gli sfiatatoi che indeboliscono Magor. Noctis fugge e arriva davanti al portale di fuoco dove i suoi compagni si erano radunati. E qua un bucone di trama. I signori finiscono per distruggere il portale di fuoco senza volerlo, che sarebbe cosa negativo per Andral, ma quando questo arriva è felice che abbiano distrutto il portale. E poi i signori dicono di aver vinto la battaglia. Non ci ho capito niente sta parte finale. Quando avevo visto la prima volta facevo vabbè, ma riguardandolo la seconda volta faccio ma perché? Non ho capito. Che poi i gormiti del vulcano non potevano farlo da soli, non... comunque l'idea finale è che Magor è più forte che mai e Agron non ha usato la palo di roccia. Mentre i vostri eroi stanno per fermare dei gormiti del vulcano sui loro mezzi volanti, Tasaru si schianta sui suoi compagni per il meme. Poi dal vulcano vedono uscire un lapillo che impatta come una meteora nei territori del mare. Daeron e il popolo del mare viene colpito dalla mente di fuoco, quella condizione che avevamo visto qualche episodio fa, che li rende tutti più proni ad agire impulsivamente e violentemente. La causa è il seme di fuoco, che rilascia quell'area rossa che avevamo visto qualche episodio fa. Inoltre Seven si è travestito da vecchio saggio e ha manipolato Daeron per far sì che obbedisca a Magor indirettamente. I signori riescono a fermare Seven,
ma non riescono a distruggere il seme di fuoco, perché a questo punto, se lo colpissero, tutto il popolo del mare ne subirebbe le conseguenze. Quindi i signori uniscono i loro poteri e praticamente è come se facessero fiorire il seme rimuovendo l'aria rossa, ma a quanto pare la mente di fuoco è rimasta, o forse non viene prodotta nuova aria rossa, e quindi non lo so, non ho capito. Il popolo dell'aria è nel caos totale. Anche qui è probabilmente finito un seme di roccia. Il padre di Noctis riesce a prendere una sfera parlante, che non si capisce bene cos'è, e la manda a suo figlio come una sorta di richiesta d'aiuto. È come se registrasse i messaggi vocali. Noctis subito decide di dirigersi nei territori dell'aria, con enorme fretta, e quasi dal nulla c'è questa interazione. Sembra che tu ce l'abbia con noi, non capisco. Oh, Agron, smettila. Smettila, adesso basta, ti prego. Che a me fa morire da ridere, l'ho messa come sound alert su Twitch per farvi capire quanto mi piace. Poi i signori della natura vanno al popolo dell'aria, dove tutto è in fiamme. I principi cercano di limitare i danni agli edifici da parte del fuoco, menano Fire Spitter, cercano e trovano il seme di fuoco e poi lo fanno fiorire. I signori si dirigono nei territori della foresta, ma non c'è nessuno. Trovano però il seme di fuoco e lo fanno fiorire. Arriva Seven, non sa nemmeno lui dove il popolo della foresta si trovi. Poi, menandosi, li fa precipitare in una fossa, dove dopo un po' trovano dei gormiti della foresta ipernati. Innaffiandoli si svegliano, ma Petrifus, il capo che avevamo visto qualche episodio fa, dice loro che si sono ibernati apposta per non essere colpiti dall'aria rossa e adesso verranno afflitti alla mente di fuoco. I signori fuggono, incontrano Seven, lo sconfiggono e poi Tasaru e Petrifus, che ancora non è stato colpito dalla mente di fuoco, reibernano tutti i gormiti della foresta contemporaneamente. Tempo adesso di andare ai territori della terra. Questa volta è il vecchio saggio che li avvisa che sono stati colpiti anche loro dalla mente di fuoco. Chiaramente dopo aver menato tutti i principi, dato che non si fidavano della sua onestà. Cercano di fidarsi del vecchio saggio, anche se questa volta ha una benda nella testa, che in qualche inquadratura scompare a caso. E si dirigono nei territori della terra. Arrivano nel castello, dove il re del popolo della terra, Tulket, identico a tutti gli altri personaggi, afferma che erano riusciti a prevenire la schiusa del seme del fuoco, prevenendo quindi l'aria rossa. A questo punto vediamo il vecchio saggio prendere il seme e aprirlo in due, il che causa la mente di fuoco nei gormiti della terra. I nostri eroi allora attaccano di nuovo il vecchio saggio, inutilmente. Questo però riesce a spiegare loro che in realtà gli serviva che la nebbia rossa venisse espansa su tutta Gorm, perché è riuscito a trovare il tallone di Achille di Magor. Una sorta di sfera semitrasparente con i colori dei 4 popoli. A detta del vecchio saggio, distruggendola si invertirà la circolazione e in qualche maniera assurda annullerà la mente di fuoco. Per distruggerla però servono i poteri delle 4 Corpstone. I signori si fidano e si battono il pugno in 4, il che li fonde fra loro nell'unico, inimitabile Megasus! Però i gormiti della terra, ormai con la mente di fuoco, attaccano i nostri eroi e portano via il vecchio saggio. Il Megasus flexa i suoi poteri, cioè tutte le mosse combo che i vari signori hanno sviluppato assieme, e li utilizzano contro i poveri gorbattenti della terra senza controllo. Poi distruggono quella sfera trasparente con una mazzata, liberando Gorm dall'area di fuoco. Ma a quanto pare il vecchio saggio è ferito. Dico a quanto pare perché è difficile capire che è ferito se non possono mostrare il sangue o graffi o qualsiasi altro segno di ferita. Comunque, si congratula con Agron e poi finisce in un coma profondo. Agron comincia così un periodo depressivo e di lutto che dura ben 3 secondi, per poi pronunciare un discorso incoraggiante doppiato di fretta perché era finito il tempo dell'episodio. Una cosa importante di questo episodio è che la sfera non ha alcun senso, o almeno non viene spiegata bene. E infatti i signori, tipo, dopo averla distrutta dicono appena in tempo, nonostante un limite di tempo non ci fosse mai stato detto. E l'unica parvenza di limite temporale che ci è stato dato sono i cerchi che avevo citato prima, con i colori degli elementi che sono la sfera, che esistavano per sovrapporre poco prima che la distruggessero. E ripeto, non ci è stato detto di nessuna imminenza di tempo, quindi volevo solo sottolineare questa cosa, volevo soltanto sottolineare questa sorta di buco di trama, anche perché nell'episodio successivo viene contrastato tutto quello che è successo in questo episodio, perché
si trova un'altra maniera per liberare Gorm dalla nebbia rossa o dalla mente di fuoco. Agrom crea una sorta di bara di cristallo stile Biancaneve per mantenere il vecchio saggio ancora in coma. Quindi decidono di cercare l'imperatrice della natura nella foresta silenziosa. Posso dire che foresta silente suona 10.000 volte meglio? Si dirigono lì e arrivano in una zona strana della foresta dove le foglie sono rosse. Sono nel cerchio bruciante, un luogo dove, secondo una leggenda, nell'era di fuoco, sono avvenute cose orribili, rendendo le foglie rosse. Ad un certo punto arriva l'imperatrice della natura, nella sua forma comunista. Le attacca, dato che ora anche lei è influenzata dalla mente di fuoco. Colpirla però vuol dire anche colpire se stessi, dato che è lo spirito vivo della terra. I signori quindi cercano di sconfiggerla senza colpirla direttamente. Si trasformano nel Megasus e la affrontano. Nonostante lei controlli letteralmente tutti gli elementi, riescono a farla tornare in sé un paio di volte colpendola. Durante quei momenti di lucidità riesce ad escogitare un piano. Assorbe quindi tutta la nebbia rossa su Gorm, anche da Magor. E in quel momento in cui lei perde completamente il controllo, il Megasus deve colpirla con tutta la sua potenza. Così facendo la nebbia rossa che la circondava si elimina completamente e uno spirito di fuoco si dirige nel vulcano colpendo Magor direttamente e facendo esplodere il monte vulcano. Ma l'imperatrice afferma che ogni cosa ha un prezzo e tocca la Gormstone del Megasus! Chiusa una porta se ne apre un'altra. Vecchio saggio! Chiusa una porta se ne apre un'altra. Trovali prima che sia troppo tardi. Trovare chi? Chi? Gli altri? L'imperatrice? Oh, vecchio saggio! Oh no, no, che guaio abbiamo combinato! Agrom si risveglia completamente da solo, attaccato da un gigantesco Tuntun sotto l'effetto della mente di fuoco. Non riesce a trovare i suoi compagni e si sente debole. Percepisce una voce flebile in lontananza e seguendola trova l'imperatrice della natura, ora in formato da taschino, che spiega che ora Magor è diventato il nuovo spirito di Gorm e sta rimodellando l'isola a suo piacere, eliminando anche gli oceani. Dato che la terra soffre, allora anche Agrom soffre e ciò gli impedisce di usare i suoi poteri. Questo vale per ogni elemento di Gorm. Ad un certo punto arrivano dei Vomika, senza controllo, dato che non hanno più territori acquistati. Vede però in lontananza Noctis in difficoltà e va in suo aiuto. Gli chiede perché non si trasforma e Noctis risponde che ha visto delle creature di fuoco alate e ha paura di diventare anche lui, come loro, trasformandosi in signore della natura. Agrom quindi affronta Andral, con dei bozzi strani sul suo corpo, fino all'arrivo di Magor, sotto forma di manifestazione nel terreno. Veniamo a sapere che finalmente Andral vuole ribellarsi per davvero a Magor e ottenere la Gormstone per sé, e quindi cominciano ad affrontarsi. Qui Andral tira fuori la frase che solletica la mia testa da teorizzatore di più. Sei poco più del risultato dell'incantesimo di uno stregone. Oh oh oh! Lore pesante. Ricordatemi nei commenti di fare un video teoria sul vecchio saggio in Magor, perché ora che vi ho parlato della Natural Legion ne potrò parlare per bene anche sul canale. Comunque, Andral e Magor si inseguono fuori di scena e l'imperatrice purifica la Gormstone di Noctis, ma così facendo si rimpicciolisce ancora. Immagino che prima che Agrom si svegliasse lo abbia fatto anche alla sua. Ora Noctis può trasformarsi in signore senza alcuna preoccupazione. Poi i due signori indirizzano i Vomika in direzione di Magor e Andral, sconfiggendo quest'ultimo e aiutando involontariamente Magor. Volano via alla ricerca degli altri principi. Agrom e Noctis vengono attaccati da vari gormiti dell'aria, colpiti dall'incantesimo di fuoco, che dona loro un aspetto molto simile a quello dei gormiti dell'aria terza serie, che praticamente erano gormiti del vulcano. Riescono a scacciarli grazie all'aiuto di Kondo e una sorta di banda che ha creato. Agrom e Noctis si dirigono poi al picco dell'Aquila, ma i nemici alati sono troppi. Cercano di entrare nella sala del trono, ma il re fa lasciare fuori Agrom, dato che non è un gormita dell'aria. Noctis litiga con il padre al riguardo e decide di uscire di lì.
Prende Agrom e si dirigono verso il nido, la fonte di forti rumori che scombuzzolano tutto il piccolo dell'aquila. Lì trovano Tasaru, coperto di muschio e completamente fuori controllo, dato che si è trasformato senza che la sua Corpstone venisse purificata dall'imperatrice, o almeno questo è quello che suppongo. In poche parole riescono a purificare la sua Corpstone e partono a cercare Piron dopo aver litigato con la burocrazia reale del popolo dell'aria. I Gorbattenti e ogni popolo si sono radunati alle roccaforte della terra, dove si trova anche Piron. Tra di loro ci sono anche i capi di ciascun popolo, che però cominciano a litigare e nella calca a Piron cade il suo visore, che viene calpestato e si rompe. Vediamo a sapere poi che a causa di ciò Piron è stato trasportato dentro l'anima della natura. Allora Agrom, Noctis e Tasaru si mettono il visore e vedono la porta d'ingresso per il reame interiore, un luogo dove si sono rifugiati i gormiti specializzati dopo l'innalzamento delle mura di Gorm, in attesa dei prossimi signori della natura, che sarebbe quindi anche l'anima della natura. Mentre cercano Piron, i signori vengono uno per uno attirati dai comfort di quel luogo. Agrom sfugge alla sua tentazione e trova Piron, che se la godeva in un lago per evitare le sue responsabilità, ormai deluso dai popoli di Gorm. Tengo sul breve e dico che Agrom riesce a convincerli uno per uno a tornare nella realtà. Appena tornano vengono a sapere che grazie ad un'altra squadra di Kondo i sovrani dei territori di Gorm riescono a far pace e collaborando sono riusciti a sconfiggere perfino Seven, uno dei gormiti del vulcano, che nel mentre li aveva attaccati. I popoli di Gorm collaborano finalmente fra di loro per prepararsi ad affrontare Magor, il quale arriva e attacca la fortezza della roccia. Pretende che i rimanenti gormiti si inchinino a lui, ma nessuno lo vuole seguire. I signori lo accusano di aver rubato l'isola all'imperatrice della natura, ma Magor risponde che è l'imperatrice ad avergliela rubata per prima. Altra lore pesante! In origine Gorm era controllata da Magor? Gli eserciti di Gorbattenti dell'aria, foresta, terra e mare attaccano assieme Magor, uniti per la prima volta dopo millenni, e i principi formano il Megasus! Affrontano Magor assieme, ma è troppo forte per loro. Il Megasus attira Magor lontano dalla roccaforte e appare loro l'imperatrice della natura, che spiega che Magor non si trova davvero lì, ma nel cuore di Gorm. Ad Agrom viene quindi un'idea: saltare nella bocca di Magor per raggiungere il cuore di Gorm, dato che ora Magor è l'incarnazione di Gorm stessa, e per qualche motivo funziona. Non voglio approfondire troppo perché dovrei tipo teorizzare che dato che il cuore di Gorm si era diviso nelle 4 Gormstone, allora il Megasus che le ricompone assieme, entrando nell'incarnazione della natura, ricrea il cuore. E no, non voglio pensarci adesso, per favore, no. In una maniera molto simile a come Vegeta è entrato nel corpo di Majin Buu, il Megasus entra in Magor e si ritrova in tunnel simili a quelli per raggiungere il cuore di fuoco. Ma Magor, essendo l'isola stessa, manda loro contro fiumi di lava e vari avatar di se stesso. Il Megasus si divide nei 4 signori, che vanno in 4 tunnel diversi, così che il primo che arriva al cuore può convocare l'imperatrice, per renderla di nuovo l'incarnazione di Gorm. Sfruttando il fatto che Magor ha questi poteri da poco e quindi non è in grado di usarli appieno su più avatar diversi. Ma ciascun signore incontra nella sua strada un avatar di Magor, fuso con il suo elemento. Quindi abbiamo un Magor di roccia, di piante, d'acqua, d'aria. Affrontarlo è inutile e tutti i signori vengono sconfitti, tranne Agrom, che raggiunge il cuore di Gorm con grande difficoltà. Nella stanza c'è il cuore di Gorm e il corpo principale di Magor, seduto su un trono. Attaccarlo è inutile, dato che il cuore è protetto da un sistema di difesa contro la violenza. Magor offre ad Agrom di diventare il suo generale in cambio della sua Corpstone, così da poter far ritornare Gorm al suo stadio di palla di magma e fuoco. Arrivano anche gli altri avatar di Magor con i signori sconfitti. Agrom sconfigge uno di questi unendo il suo Rockhammer con della lava. Il segreto è usare gli elementi uniti: terra, mare, foresta, aria e vulcano. Fanno tutti parte della natura di Gorm e assieme possono fare tutto. Gli altri signori si liberano e sconfiggono tutti gli avatar di Magor. Il corpo originale di Magor quindi si risveglia. Agrom decide di fondere i poteri di tutte e 5 le Gormstone, un po' come per creare un super Megasus.
il che sembra immobilizzare Magor. Allora i signori attaccano il signore del vulcano con colpi combinati, scacciandolo dal trono. Posizionano l'imperatrice su di esso, ma non succede niente fino a quando la Gormstone di Magor vola sull'imperatrice. Sembra quasi che le Gormstone abbiano una loro personalità. L'imperatrice torna nella sua dimensione originali e tutti i signori sembrano simpare per lei. Magor prova ad attaccarla di sorpresa, ma lei getta tipo uno sguardo ostile e anime a Magor, teletrasporta i signori in superficie e lancia Magor oltre il soffitto della caverna, mandandolo nei suoi territori. Il popolo di Gorm, riuniti per la prima volta ai Neoni, celebrano i signori della natura. Magor è ancora preoccupato per il vecchio saggio, nel mentre Magor si rialza sotto il vulcano, che sembra essersi riformato, ma probabilmente si sono dimenticati, e decide di usare la sua ultima mossa. Sono passati già almeno 6 mesi dallo scorso episodio. L'oracolo di Magor, Raxus o Darxus, non si capisce bene, lo citano una volta, non è importante, ha percepito che Magor avrebbe richiesto riguardo ad una sesta Gormstone. Ma questa non si trova in un luogo di Gorm, bensì in un individuo. Il vecchio saggio. Un ipotetico sesto elemento, composto dalla terra, l'acqua, l'aria, la foresta e infine il fuoco. Un'unione di elementi di Gorm che formano l'uomo originale, il vecchio saggio, il signore dell'umanità. Sarebbe molto figo da analizzare. Continuiamo con il video. I signori in questi 6 mesi hanno aiutato a rimettere a posto l'ambiente e l'ecosistema dopo il controllo di Magor e hanno difeso il vecchio saggio ancora in coma. Il popolo dell'aria, che possiede i migliori guaritori di Gorm, non è riuscito a guarirlo e Tasaru crede che la foresta stessa sia più adatta a tenerlo. Quindi prende la bara di cristallo e si dirige verso la foresta con gli altri signori che cercano di fermarlo per pensarci di più. Improvvisamente tutti e 4 i generali del vulcano li attaccano per distrarli e il vecchio saggio nel mentre viene portato via. I nostri eroi sconfiggono i 4 generali, ma finito lo scontro Magor spunta da dietro un promontorio e disintegra la bara del vecchio saggio. Inserisce la sua mano nel suo corpo ed estrae una sesta Gormstone, diversa da tutte le altre Gormstone viste finora. Divora la pietra e con la sola imposizione della mano detrasforma i 4 signori del bene alle loro forme originali. Poi procede ad estendere dalle sue dita delle corde oscure che si dirigono ai suoi 4 generali intenti a fuggire da lui e al vecchio saggio, immobilizzandoli e portandoli a sé. Li assorbe o si fonde a loro, creando il Magorsus. Ora che il Magorsus è nato, i signori della natura si ritrovano in difficoltà, ma notano che la fusione fra Magor e i suoi generali non è molto stabile. I 4 principi quindi si trasformano e si fondono nella più stabile e armoniosa fusione degli elementi, il Megasus. I 2 titani si affrontano, ma notiamo subito che il Megasus si sta trattenendo per non ferire il vecchio saggio. La potenza del Magorsus è tale che ogni volta che il Megasus subisce un attacco, uno dei 4 signori viene cacciato fuori dalla fusione, per poi ritornare all'interno per continuare a combattere. Si rendono quindi conto che la loro forza non è abbastanza. Usano il Quatenus Visor e richiamano tutti i diversi gormiti specializzati incontrati nella loro avventura. Klaxus e Tuntun tengono fermo Magor, mentre Burning assorbe un po' della sua energia di fuoco. Spero gli apre il ventre, Groot gli lancia delle spine addosso, Nuts evoca mini insetti che entrano dentro l'apertura di Spero, assieme ad un esercito di mini Gerz spinti dal vento di Minbit, e Ossu spara delle onde sonore fortissime contro di lui. Il Megasus ringrazia tutti i gormiti che sono venuti in suo aiuto ed evoca il Megasus Hammer! Colpisce Magorsus così forte da spingere fuori la sesta Gormstone. Il Megasus la raccoglie e prontamente la posiziona nel suo martello. Colpisce Magorsus, disintegrandolo sul colpo e lasciando solo i gormiti membri di quella fusione inermi nel terreno. Il Megasus si separa e i signori della natura proclamano la loro vittoria, ma proseguono che non è finita qui. Che c'è ancora molto lavoro da fare per mantenere Gorm in pace, e in questo lavoro è inclusa anche la necessità di integrare i gormiti del vulcano, dato che solo così
potranno riportare l'equilibrio su Gorm. Nel mentre che questo discorso viene pronunciato, ci viene mostrato che Magor è stato imprigionato nelle profondità della fortezza di roccia, mentre i suoi generali vengono riportati nei loro territori, ancora incoscienti, in quanto anche loro erano vittima del controllo di Magor. E i nostri eroi uniscono le mani per poi salutarsi. Vediamo Piron abbracciare suo fratello, Noctis a fianco di suo padre, finalmente fiero di lui. Agrom raccontare le sue avventure agli altri gormiti della terra assieme al suo amico. E Tasaru finalmente godersi un banchetto, non più nella sua fossa. E infine i 4 principi di fronte alla bara di vetro del vecchio saggio, posta nella fitta foresta silente, con la prospettiva e speranza che venga risvegliato. Poi vediamo Magor al tribunale di Roenberga urlare «Vincere e vinceremo!». Se stavate guardando, vi sarete resi conto che le immagini fanno schifo. E il motivo è che vi ho mentito sull'ultimo episodio. Cioè, la struttura base è quella, ma ho rimosso tutti i dettagli che a mio parere rovinavano il finale e aggiunti altri per migliorarlo a mio parere, chiaramente. Adesso vi spiego cosa ho cambiato. Già dall'inizio dell'episodio partiamo male. Infatti, prima di mostrare nuovamente Magor fondersi con gli altri gormiti del vulcano, vediamo Tasaru e Piron che cercano di produrre da per loro una medicina per il vecchio saggio attraverso 2 foglie e un bicchiere d'acqua evocato da Piron, che ricordo non essere mai stata menzionata come cosa. Sia il fatto che Piron può evocare bicchieri d'acqua, proprio bicchieri d'acqua, che loro hanno l'abilità di creare una medicina per curare il vecchio saggio. Ma non riescono a fare questa cosa perché vengono trasformati da Magor. Poi durante la battaglia con tutti gli altri gormiti ci viene detto che il vecchio saggio si è svegliato dentro Magor e si è preso la Gormstone. Inoltre ho evitato di sottolineare che alcuni dei gormiti specializzati mostrati non sono mai apparsi durante la serie nemmeno una volta, tipo Burning o Hossu. Nemmeno una volta. Non abbiamo idea di chi siano e sono tipo 2 degli elementi più potenti e importanti in questa battaglia. Il vecchio saggio viene poi cacciato fuori dal Magorsus dopo il colpo del Megasus Hammer e poi lancia lui stesso la Gormstone al Megasus. Mi sto confondendo con tutti sti sus. Infine nel finale non c'è nessuna serie di immagini. I signori chiacchierano assieme al vecchio saggio sui temi che avevo descritto nel mio finale, ma in una maniera veramente noiosa, lasciando anche andare i gormiti del vulcano senza alcuna spiegazione. Nessuna. Si alzano e vanno via. Per poi chiudere con tutti i loro fermi in piedi e l'inquadratura che mostra l'orizzonte, uguale ad ogni altro orizzonte della serie. Veramente quest'ultima parte mi dà sui nervi. È finito paro paro come il corto seconda serie. Ma mentre quello è stato fatto letteralmente da 3 persone, letteralmente tutto da 3 persone, ma poco altro, questo ha uno studio dietro. Un intero studio di animazione dietro, che fa animazione da anni. Anni! Nella serie dei gormiti c'è questa brutta abitudine di concludere le serie con un monologo, senza dare un'effettiva conclusione alla serie, e non far capire cosa faranno i personaggi dopo la fine della loro avventura. Certo, è per poter fare una serie successiva, però è un peccato, perché non c'è chiusura, specialmente se quella serie fallisce o non ha un seguito. E direi così di chiudere la lore della Nature Unleashed. In teoria in questa parte ci sarebbe dovuta essere la recensione della serie, ma sfortunatamente il file è andato perso. E non ho intenzione di rifarla adesso, all'ultimo secondo, perché è tardi, sono in fase di montaggio e vorrei chiudere questo video. Sono mesi che ci lavoro ed è costantemente maledetto. Quindi spero davvero tanto che vi sia piaciuto questo video, davvero tantissimo, perché sono davvero mesi di lavoro. Per quelli a cui ho detto di chiudere gli occhi, spero che vi sia piaciuta la mia narrazione. Ho notato che ho ripetuto certe parole, ogni tanto mi sono confuso Agrom e Magor, Magorsus, Amogus, però spero che comunque vi sia piaciuta la narrazione, spero che vi sia sembrata una bella serie. Perché adesso voglio che voi ritornate indietro e vi riguardiate il video. L'idea era che vi guardavate la parte delle recensioni in cui vi mostravo quanto facesse schifo, ma è andato perso nei file, quindi mannaggia. Se potete riguardatevi qualche clip e via. O spero davvero quindi che vi sia piaciuto sto video, veramente davvero tanto. E se potete, non ve lo chiedo mai,
ma stavolta ve lo chiedo di mettere like, di condividere, copiare il link del video, nemmeno avete bisogno di condividere, copiare il link, cioè condividi, copia link, commentare sui prossimi video che volete vedere, su quanto vi è piaciuta questa serie, se l'avete vista quando era al tempo, qualsiasi cosa che vi venga in mente, fatemelo sapere nei commenti, perché e poi iscrivetevi, siamo quasi a 2000, il link sta lì, e davvero, ci vediamo alla prossima.